Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero, partendo dal telaio, per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao ragazzi, bentornati o bentrovati sul nostro canale. Oggi si continua con i lavori sugli interni. In questa seconda parte del vlog, dopo aver fatto i tagli per gli oblò e le finestre, ci siamo cimentati nella preparazione della struttura del bagno. E vi assicuriamo che non è stata affatto semplice. Salite a bordo di Camperito con noi e scoprite passo dopo passo come ce la stiamo cavando. Andiamo! Allora adesso andiamo a pulire tutto quanto per bene. Tutti questi tubi che ci sono. Allora ragazzi, il prossimo step che ha pensato Giustina è quello di andare a sistemarci le velette del camper, che praticamente noi dobbiamo andare a sostituire il polistirolo che c'è con la stiferite, che è il materiale che abbiamo utilizzato per la soffitta, mentre per le pareti abbiamo utilizzato il polistirolo con grafite, questo grigio, che a livello termico è minore rispetto alla stiferite. Quindi andiamo a sostituire dove possiamo, ovvero dove abbiamo ancora le pareti aperte, questo pannello con la stiferite appunto. Quindi andiamo a fare questo, ci andiamo a togliere questi pezzettini e poi dobbiamo andare a controllare. Abbiamo inserito queste viti praticamente che collegano le velette alla parete. Io voglio andare a sostituire, cioè a controllare che sia abbastanza rinforzata a questo punto, altrimenti andremo ad aggiungere altre viti. Allora, andiamo a controllare la misura della vite, che misura, Non si sa quanto perché il metro è non si sa quanto così. perché il metro è così. Praticamente il metro c'ha la carta sopra, quindi devo andare a togliere la carta E l'altro pezzo manca per capire quanto misura. L'altra parte manca perché mi si è spezzato, quindi andiamo a vedere cosa c'è sotto. Ok, abbiamo i numeri ragazzi, più o meno. Quindi allora la vite ci va a misurare, prendiamo questa misura qua, 7,5. Inserire una rondella, una semplice rondella, e ci va a 3 cm. Noi abbiamo 3 cm e mezzo, anche 4 sulla parete, però noi dobbiamo tenerci massimo 3 cm e mezzo. in modo tale da evitare E 3 di forare. cm, quindi che, se esce 3 cm siamo a posto. Hai 10 minuti che sta bollendo la pasta. Praticamente noi abbiamo la parte della cabina, ovvero i due montanti laterali che dovranno sostenere il peso delle pareti. Quindi noi questa parte la vogliamo rinforzare in modo tale che le pareti stiano ben a piombo con il camper e non vadano a giocare. Io direi che una pausa. Una pausa, andiamo a mangiare. Quindi andiamo a fare A rifocillarci, andiamo a mangiare un po' di pasta, buona. e poi torniamo e continuiamo. Dai, oggi siamo belli operativi, ci siamo un po' ripresi dalla Grazie influenza. al cortisone. Siamo con il cortisone. Io e no, quindi... perché io devo fare senza medicina. Sì, però lei è stata male prima. È stata a letto 2 giorni, l'ho dovuto servire. 2 bustine di occhi solo però. L'ho dovuto servire come un facchino. No, no, è il mio principe lui. Ok Allora, ragazzi, ci vediamo dopo. Few moments later. 100% di batteria, siamo pronti.
Per ricominciare. 3, 2, 1, go. Go. Aspetta, rifallo. 4, 2, 1, go, vai. Per favore. E dai, stavo riprendendo male. C'è un babbito. Non si fa così. Ci sono degli aiutanti oggi. Come mai hai caldo? Ho caldo, questo è il periodo che ti rovina, che fa caldo, fa freddo, poi ti spogli, poi ti fa freddo. Ma infatti non ti devi Fa spogliare. caldo. No, perché qua non c'è vento, che siamo al chiuso, quindi va bene. Allora, noi ci andiamo a rinforzare con i viti qua. Poi ci andiamo a mettere le ferite qui. Sì. Ci andiamo a incollare. Ok? Dopodiché noi dobbiamo capire se mettere un pannello di pioppo qui o andare direttamente con il pannello della doccia. Ok? Siccome le pareti noi abbiamo fatto, prima di mettere le pareti, le divisioni, noi abbiamo comunque chiuso, non è che anche qua noi abbiamo chiuso, non abbiamo messo il pannello della doccia direttamente, ma abbiamo messo questo pannello in pioppo, giusto? Poi andremo a mettere il pannello di legno, che è quello della doccia, ok? Sì. Successivamente. Quindi secondo me qui dobbiamo andare a mettere anche il pannello di pioppo, cioè chiuderlo col pannello di pioppo, questo pezzettino, ok? In modo da impermeabilizzarci almeno questo punto qua. Questo punto qua è quell'angolino sopra. Però dobbiamo riflettere bene, perché se vogliamo fare la paratia... E credetemi, ci abbiamo riflettuto veramente a lungo prima di arrivare alla conclusione di iniziare a fare delle prove. Quindi abbiamo fatto il primo taglio del pannello di Okumè per capire meglio dal vivo come procedere. Allora, praticamente abbiamo sto pannello che è a banana proprio a banana, non so se si può vedere, cioè praticamente stortissimo. Aspetta che lo facciamo vedere da qua. Vabbè, dai, si capisce che è storto. Si capisce che è storto. Sembra che entra la luce del Signore da questi blu. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Allora dobbiamo andare a crearci la struttura per andare a fissarci il pannello di Okumè da 1 centimetro, perché questo pannello è storto, molto storto, quindi ci dobbiamo creare una struttura dove noi andiamo a fissarci il pannello e di conseguenza riusciamo ad addrizzarlo. Spiega tu, Giustina, vai. Vediamo se ricordo bene. Vai. Allora, abbiamo pensato di fare una struttura quindi tutto lungo il perimetro, Sì, rinforzarla poi centralmente sì. e poi fare delle giunte centrali.
sulle quali poi fissiamo il pannello, Sì. cercando di raddrizzarlo il più possibile, perché Ok. essendo che non solo anda così ma pure storto sopra, Entrambi i ha versi. bisogno di essere appuntato sia su tutto il perimetro sia centralmente. Ok. E Quindi poi dall'interno, cosa facciamo dall'interno? Che si vedranno gli stelli. dall'interno qui, Dall'interno lato cabina. dal lato cabina mettiamo un pannello di pioppo Sì. per chiudere il tutto. Qua poi ci facciamo passare il soffione della doccia, quindi tutte le tubazioni qua dentro, e la parte restante la coibenteremo Con la... con la stiferite, Perfetto. che è il materiale che devi spiegare tu. Ok. Che dobbiamo cercare le caratteristiche e spiegare bene. Sì, perché è il materiale che metteremo anche qua dentro, come abbiamo detto prima. Perfetto. Quindi la coibentiamo perché abbiamo anche pensato che comunque la coibentazione anche da parte della cabina guida non è male come idea, perché sia dal caldo che dal freddo ripara un po' di più, perché la cabina guida, per quanto la possiamo coibentare, comunque è quello che è. Quindi... Ok, quindi poi un'altra cosa. Noi, il dubbio nostro qual era? Aspetta, ripeti. Non ci sta che tossisci, è un periodo invernale. Ho capito, ma non ti sentono però. Non è un che- problema. Allora, il dubbio che abbiamo avuto fino ad ora era aver preso i pannelli da 1 centimetro di Okumè invece che i pannelli da 1 e 2 da 12 mm o da 18. Perché? Per alleggerire, per non appesantire troppo il camper. E di conseguenza il problema cos'è? La conseguenza è stata quello che i pannelli sono storti. Quindi andiamo a creare questa struttura. Per crearci la struttura dove dovremmo andare a fissarci il pannello della doccia, dobbiamo capire precisamente quanto farla larga e quindi dobbiamo calcolare dove ci va a finire il piatto doccia. Questo perché? Perché noi questa struttura che utilizzeremo per fissare il pannello dovrà essere a filo di piatto doccia, dovrà essere a filo esterno di piatto doccia. Dobbiamo calcolare il pannello che andrà sulla parete esterna da 1 centimetro più 1 metro di piatto doccia e 1 metro e 1 centimetro. Allora facciamo così ed è questo. Ok? Andiamo a segnarci precisamente questa linea. Ok. Questa linea qui è quella finale, questa qua va eliminata, questa va eliminata e questa va eliminata. Così fai la controverifica. Così facciamo la controverifica e siamo precisi. Siamo precisi, vedi? È giusto? Sì, perfetto. Vediamo. Quindi noi ci andiamo a portare adesso lo squadro del piatto doccia dall'altro lato, in modo tale che sappiamo dove crearci questa struttura a squadro dalla parete esterna. Quindi lo poggiamo qui, lo poggiamo sulla veletta e ci andiamo a segnare, togliamo questi che ci danno fastidio, che sappiamo che vanno tagliati. Abbiamo continuato a ragionare, prendere misure, verificare ogni dettaglio e fare i primi tagli della strutturina su cui andrà montata la parete. Un intero pomeriggio di lavoro, cercando di prevedere ogni variabile e possibile problema, senza lasciare nulla al caso, ma la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Siamo davvero riusciti a calcolare tutto o ci siamo dimenticati qualcosa di cruciale? Lo scopriremo presto. Alla fine, sfiniti, abbiamo deciso di ritirarci a casa, ma il bello deve ancora venire, perché siamo solo all'inizio di questa camperizzazione. Restate con noi per vedere come la affronteremo. Questa era la seconda parte del vlog, se vi siete persi la prima trovate il link in alto. Eravamo così stanchi che ci siamo dimenticati di salutarvi, quindi rimediamo ora. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ci vediamo venerdì prossimo, un abbraccio, ciao!